Domani mattina partiremo da questa tranquilla baia con i kayak. Siamo in campeggio a Premantura, un piccolo villaggio sulla punta sud dell'Istria. Ma ho imparato a mettere la vela allora. Con scioltezza. Cosa ti sembra il nostro nuovo armo velico? Sì. Secondo me posso lasciare a casa la pagaia. Sì, dai, fammi vedere come funziona. Fai finta che tu stia seduta in pozzetto e tu stai bassa. Wow! E poi si viaggia, eh? Ecco, siamo qua vicino a Capo Promontore, alla punta dell'Istria. Dovevamo fare una discesa dell'Istria, ma visto che la prossima settimana i venti danno più venti meridionali che venti settentrionali, e allora abbiamo ritenuto più opportuno cercare, perché dobbiamo ancora farla, partiremo domani, cercare di fare una risalita dell'Istria. Domani inizia una nuova avventura. Beh, intanto abbiamo già eliminato il foglio del primo campeggio, anche se ci siamo arrivati in macchina. Il primo campeggio l'abbiamo fatto. Stasera insalata perché ho mangiato 10 cevapcici a pranzo e li devo ancora digerire. Ecco gli ultimi preparativi prima della partenza. C'è un borino leggero, leggerissimo, mare liscio. Quella è la nostra direzione di stamattina, è l'unico pezzo rotta verso sud, poi giriamo il capo e cominciamo la risalita verso nord. Ecco, ora è 8:15. Partenza da Arena Stupisce, qualcosa del genere. Le barche escono dalle baie. Cosa fai lì in mezzo al mare? Mi riposo, sono già stanco. Ovviamente sul Capo Promontore c'è un po' di ondina legata probabilmente a un po' di corrente contraria rispetto al senso del vento e si sballonzola un po'. Abbiamo chiuso gli spray skirt. Ecco, stiamo passando il Capo Promontore. Qua c'è già l'onda un pelo più distesa, più regolare, si va già meglio. Tra un po' giriamo e incominciamo ad andare verso nord. Il faro di Capo Promontore. Siamo entrati nella prima baia sopra Capo Promontore. Là davanti a me c'è una spiaggetta, ovviamente non deserta, ma vediamo di fare una sosticina. Bello. Fa il bagno. Perché non valeva la pena? Ecco, ripartiamo dopo la pausetta, abbiamo bevuto, abbiamo sgranocchiato 2 mandorle. Bello sto posto, veramente carino. Sono in una deliziosa baietta in Istria con la canoa, ma ti ho chiamato io o mi hai chiamato tu? No, ti ho chiamato io, infatti ho detto starà pagaiando. Sì, siamo appena ripartiti.
Mi sono fermato, abbiamo fatto capo promotore oggi. E siamo partiti, bello. siamo partiti da Medulin. Siamo sul Bellissimo. versante dell'Istria esterno e quei posti che con la barca non hai mai visto, sai? Perché sì, ti puoi avvicinare di più alla costa, diciamo. Ecco. Siamo in costa, sì. Delizioso, delizioso. Arriva il momento di provare le vele. Ecco, primo esperimento. Siamo a 2 nodi con una davisella e laggiù c'è la mano. Ecco, e pur si va. La mano si è un po' allontanata là un pelino più in fuori. Insomma, un po' remi, un po' con questa brezzolina, è che c'è più onda che vento, come al solito. Vedi, qua c'è meno onda, si va già meglio, no? Perché è chiaro, sull'onda ti fa sgurlare, no? Guarda il ferro da stiro là. C'è lo skilift e li fanno saltare. Io credevo che fosse la rete per prendere il pesce. Che delusione! Che delusione! Però qua beviamo l'aperitivo, dai. E dopo andiamo a mangiare. Qua è il posto giusto per bere l'aperitivo. Com'è l'aperitivo? Buono, ci voleva. Il mio è durato 2 secondi e mezzo. Sì, neanche. Cioè, per star larghi ti dura. Cos'è che ti fa male allora? Mi fa male? Quindi non è che in kayak metti in funzione solo le braccia, sembra che metti in funzione anche le dita dei piedi. Sì. Non posso dirlo in giro perché mi vedono dietro, ma... Partenza da Stoia, la mano dietro si sta preparando. C'è già un po' di arietta e sta venendo abbastanza brutto. Adesso dobbiamo passare questo capo, poi c'è Pola e poi ci ridossiamo un po'. Ecco, siamo all'ingresso del porto di Pola. A questa è meglio dare la precedenza. Siamo vicino alle Brioni, nel canale di Fasana. L'isolotto in mezzo al canale di Fasana. Vediamo se riusciamo a scendere. Ecco, abbiamo controllato le previsioni meteo, c'è un po' di stamuffa stamattina, dovrebbe arrivare un po' di onda lunga, non si sa da dove, non si sa perché. Può darsi che sotto ste nubi ci siano dei piccoli rinforzi di vento, però il tempo del pomeriggio dà buono, per cui intanto partiamo. Che dovrebbe fare un po' di onda da ovest, ma se non viene qualche buffo d'aria da ovest, perché qua siamo nel canale di Fasana, siamo ancora protetti da ovest, se no troveremo modo per scendere su una spiaggetta o qualcosa.
Siamo a 100 metri dalla riva. Questo dovrebbe essere un pezzo di costa abbastanza basso, non dico sabbioso perché qua la sabbia non c'è, ma dovrebbero esserci un po' di spiaggette di ciottoli. Qua c'è un porticciolo, questo è Fasana propriamente detto. Sbaglierò, ma c'è anche un po' di corrente che ci aiuta. Siamo vicino a Capo Barbariga. Bello, mare blu, cielo a batuffoli, un po' di onda lunga ma dolce. Bello, bello. Ecco, come da copione è venuto un po' di maestralino, ma noi abbiamo trovato un bel ridosso in questo angolo sconosciuto dell'Istria. Siamo in un angolo sconosciuto dell'Istria. Io ho visto sulla carta un piccolo moletto, ho detto quello lì fa per noi. Quello è il nostro. Perché mi seccava andare in spiaggia là che c'era onda e... Sì, che poi arrivi. No, ma anch'io poi ho visto il molo. Adesso facciamo un bagnetto e forse lì c'è anche un baracchino per bere la birra e mangiare una robina. Lo Zuisco Pivo era veramente ghiacciata, eh? Là? Lo Zuisco. Zuisco. Forse non mi senti bene perché c'è un rumore di cicale assordante, Senti che rumore che fanno le cicale. Proprio da macchia mediterranea. C'è il profumo della resina, dei pini, le cicale. È una Magari tra un po' ci portano anche una... Questa è la vista, il panorama da qua, non è neanche una baietta, è un pezzo di molo sotto Capo Barbariga che uno arriva qua o hai veramente un barchino minimo o hai la canoa e non c'è altro modo per arrivare qua. Ecco, ripartiamo dalla baietta di Punta Barbariga. Fuori c'è un po' di onda ma il vento è mollato, quindi si dovrebbe calmare anche l'onda. Eccomi. Vado intanto, Ale. Sì, gira bene fuori là. Sei sopravvissuta ai frangenti di RT Barbariga? Sì, per fortuna sì. Siamo ripartiti dal campeggio Montperin perché la reception era troppo distante dal luogo dove siamo arrivati col kayak. Era troppo distante dal campeggio. Ho detto, devo farmela stasera, devo farmela domani mattina per pagare. Ho detto, vabbè, facciamo altre 3 miglia e arriviamo al campeggio dopo. Ecco, ripartiamo dal campeggio prima di Rovigno. Oggi dovrebbe essere una giornata di mare liscio e scirocchetto debole tutto il giorno, per cui dovrebbe essere la nostra giornata. Dietro la vela la chiesa di Rovigno. Mano è laggiù in fondo. E qua passiamo Rovigno. Qua fuori Rovigno c'è un bel via vai di barchini.
stazione, l'isolottino, vediamo qua dietro se ci si può fermare. Sarà da strambare, penso, per girare l'isola, no? E più il fondale si alza e più diventa l'onda brutta. Corsera. Sono le 7, siamo in perfetto orario. Siamo vicino a Parenzo. Questa bella mattinata, oggi ci siamo alzati presto alle 5, che alle 11 danno già un scirocchetto deciso più di ieri. E allora abbiamo fatto un'alzataccia. Tu solo sorpassi hai in testa. E io non ho mai pagaiato, carino, e ti sto passando alla grande. Con il mio efficientissimo mezzo. Messo a punto dal sottoscritto. Sì, ho il mio team che mi segue. Guarda, ho allentato un po' solo perché mi è entrato appena avremo dell'acqua lì in pompa. Però vedi. Ciao. Ciaone. Con poco vento è più veloce di me quella. Sei più veloce di me. È più filante. Ciao. Ci vediamo dopo. Ci vediamo al bar. Butta la pasta. Ci vediamo al bar. Cittànova. 3,2 di velocità. 2,9. Come da bollettino. Il vento sta rinforzando, ma noi abbiamo il campeggio davanti a noi ormai. Le ruote sono pronte? Manca poco. Arrivati a Cittànova. Che siamo vicini alla meta, siamo a Cittànova, quindi facciamo un cin cin. Siamo in piedi, anche se sono le 11 di mattino, ma siamo in piedi dalle 5. Però è andata bene così.
La canoa è fatta per chi si sveglia molto presto la mattina, chi è molto mattutino, ma il posto è bello. 43. Cosa? 43 miglia abbiamo fatto finora. 43, sputaci sopra, in mare. No, c'è chi ne fa anche 1000, ma Vabbè. Quelli che abbiamo trovato che erano arrivati dal Sudafrica, sì, ne avevano fatte qualcuna in più, sì, sicuramente. come va? Bene, pare che abbia fatto parecchia strada, no? Cosa dici? Ecco, passiamo al canale di Umago. E anche al traverso carrozzerebbe un po', però intanto ti dà una mano. E ormai manca poco per Capo Salvore.